Viaggio a Vienna? Non da poveri. Stai pensando ad andare a Vienna? Allora preparati a spendere. Vienna non è certo un posto per poracci in viaggio. In questo video affronteremo le nostre spese per hotel, musei e trasporti e vi daremo un paio di suggerimenti su che cosa fare per cercare di limitare le spese quanto più possibile, in modo tale che anche gente squadrinata come noi possa farci un salto. Vi daremo anche alcuni suggerimenti su che cosa non fare per non essere spennati come dei polli. Quindi se pensi che questo video possa esserti utile, iscriviti per non perdere altri contenuti. Ciao a tutti, oggi partiamo facendovi il resoconto della nostra pessima esperienza fatta a Vienna. Avevamo prenotato l'albergo per 3 notti in modo tale da poter avere 2 giorni pieni per poter visitare la città, dal momento che questa era l'ultima tappa del nostro viaggio prima di rientrare in Italia. Per 3 notti di albergo a 1 stella con colazione inclusa, nell'estrema periferia di Vienna e col parcheggio incluso, abbiamo speso la modica cifra di 330 euro. Visti i costi e le distanze del centro, vi suggeriamo quindi di pernottare a Bratislava, in Slovacchia. Infatti, con appena un'ora di treno potete raggiungere Vienna senza farvi rapinare. Qua l'albergo più economico, infatti, è un 2 stelle e costa appena 50 euro a notte. Dal nostro albergo di Vienna, poi, abbiamo quindi dovuto prendere mezzi pubblici. Rimanendo 2 giorni, abbiamo optato per il biglietto di 48 ore, che però costa la modica cifra di 14 euro a persona. Viaggiare all'interno di Vienna con i mezzi pubblici però è un disastro, se vuoi ottimizzare i tempi. Per andare da una parte all'altra della città ci vuole davvero tanto tempo, nonostante i trasporti siano molto efficienti e puntuali. Chissà se per questo che gli austriaci sembrano sempre essere incapaci. Purtroppo però le nostre disavventure non finiscono qua. Infatti entrare nei vari monumenti è un vero e proprio furto. L'entrata dell'appartamento di Sissi costa 17,50 € a testa e la visita dura appena una mezz'oretta abbondante, in un ambiente che è mediamente affollato, poco arieggiato e senza la possibilità di fare né foto né video come in tutte le attrazioni della città. Per quella cifra poi non hai nemmeno una guida. La visita alla residenza estiva degli Asburgo, che abbiamo fatto successivamente, costa 29 euro e dura un'oretta abbondante e anche in questo caso niente guida. Adesso, capiamo che i turisti siano un po' i polli da spennare in tutte le nazioni, ma quando penso che in Italia, che pure non è un paese economico, con 15,50 € puoi vedere il mercato di Traiano e i fori imperiali, a Roma, dalla storia sicuramente più lunga e importante e forse anche affascinante, oppure con 15 euro puoi andare a passare la giornata visitando Palazzo Reale di Torino, non possiamo che trovare i prezzi dei decisamente improponibili e fuori da ogni grazia di Dio. E non vedo come questi prezzi possono essere giustificati. E non posso che trovare i prezzi di Vienna decisamente improponibili. Inoltre, poi, quando vai a scoprire la storia della principessa Sissi, ti rendi anche conto che il mito è stato costruito su una donna che nella vita reale era in realtà una grandissima e anche parecchio acida, che non esitava a guardare dalle persone dall'alto in basso anche sulla base delle caratteristiche fisiche. Tornando al discorso dei prezzi, rapina, c'è da dire che Vienna è cara tutta, non soltanto per i turisti. Una cosa assolutamente che non devi fare a Vienna, ad esempio, è comprare l'acqua dai distributori. Infatti, che tu sia in un bar, un museo o alle macchinette della metro, una bottiglietta d'acqua è capace di costarti dai 2,50 € in su. Sinceramente è un prezzo che decisamente non è proponibile, visto che l'acqua anche in Italia, in un qualsiasi supermercato, ti costa non più di 20 centesimi a bottiglietta. Non contate nemmeno sul poter visitare le chiese gratuitamente, come fareste in Italia o tutti gli altri paesi europei, perché nemmeno quelle sono tutte gratis. Insomma, noi avremmo voluto farvi davvero un bel video su questa città, ma ci diventa davvero difficile. Non ci siamo riusciti, sia perché ci hanno reso impossibile documentarvi i posti che avremmo voluto, sia perché noi dopo 12 ore volevamo scappare. E infatti lo abbiamo fatto. Dei 2 giorni, infatti, il secondo l'abbiamo speso a Bratislava. Concludiamo anche la nostra pessima esperienza raccontandovi un aneddoto sulla simpatia degli austriaci. Sulla via del ritorno, infatti, ci siamo fermati in un distributore a fare benzina. Eravamo in un paese mezzo abbandonato nei monti, siamo scesi per andare a fare il pieno ed andare in bagno. Abbiamo pagato per il pieno e poi siamo andati in bagno, a pagamento tra l'altro. Quando siamo usciti dal bagno, la signora del distributore ci ha urlato addosso qualcosa in che noi non siamo riusciti a capire, non parlando tedesco. Minacciando però di chiamare la polizia. Continuava a dire polizei, polizei, poi capendo che eravamo italiani ha detto polizia, polizia. Ma non abbiamo ancora capito adesso perché. Probabilmente perché aveva lasciato l'auto davanti alla pompa della benzina piuttosto che spostarla. Ma non so, non ci sembra un motivo per giustificare questo atteggiamento lo stesso. Secondo voi sono sempre così incazzati a causa del costo della vita molto alto e stipendi medi su 1800 euro? Oppure ce l'hanno semplicemente con gli italiani? Che cosa ne dite?
Avete avuto anche voi delle esperienze simili? Quindi, in conclusione, per Vienna, se ci volete proprio andare a tutti i costi, e noi ve lo sconsigliamo, contate di spendere circa tra i 100 e i 200 euro giornalmente, se volete vedere effettivamente le attrazioni, fare due pasti fuori e includendoci ovviamente anche l'albergo. E se potete, evitate di andarci, optate per mete più sostenibili, ad esempio Bratislava, in Slovacchia, perlomeno per l'alloggio, così da abbassarvi ulteriormente i costi, e da visitarle in treno. I mezzi ci sono, però la Slovacchia è decisamente molto 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 più sostenibile economicamente. Il cibo costa meno ed è di qualità forse anche superiore. Noi con questo vi salutiamo, per saperne di più attiva la campanella, in arrivo anche il video su Bratislava.